Ciao a tutti! Oggi facciamo un esercizio di ascolto che potete usare anche come esercizio di conversazione. Quelli che vedremo oggi sono anche degli spunti che io utilizzo durante le mie lezioni per far parlare i miei studenti. Quindi quello di oggi è un esercizio perfetto se volete praticare un po' il parlare in italiano. Potete anche suggerirli come spunti di conversazione se fate lezioni con un insegnante e potete utilizzarli anche come spunti di scrittura. Potete usare le domande che vedremo oggi come spunti per scrivere dei testi. Ok, iniziamo con la prima domanda. Che cosa volevi diventare quando eri piccolo? Lo sei diventato? Perché sì o perché no? Quando ero bambina, il primo lavoro che avrei voluto fare era archeologa. Quando ero una bambina volevo diventare una archeologa. Il perché non lo so, non so perché l'archeologia. Forse mi piaceva l'idea dei misteri, del trovare qualcosa di antichissimo e dover capire da dove veniva e qual era la sua storia. Non sono diventata un'archeologa, ovviamente, perché, non lo so, penso di avere semplicemente perso l'interesse per l'archeologia. Ti consideri una persona ambiziosa? Questa è una domanda un po' più difficile, un po' più complicata forse, bisogna pensarci un attimo. Penso di essere una persona ambiziosa, non troppo. Sono anche abbastanza felice nel non ambire a qualcosa di troppo alto, nel senso che non voglio essere il capo, il numero uno, non voglio avere la carica più alta a lavoro, non voglio essere l'unica persona o la persona più brava a fare qualcosa. Sono anche felice nel condividere i successi con altre persone e ci sarebbe troppa pressione secondo me per me. La famiglia è importante per te? Direi di sì, la famiglia è importante, purtroppo non vedo la mia famiglia molto spesso perché viaggio tanto e vivo all'estero, ma alla fine di ogni stagione o ogni 3 mesi circa cerco sempre di vedere la mia famiglia, in particolare i miei genitori, quindi o torno io a casa oppure vengono loro a trovarmi. Qual è il tuo lavoro dei sogni? E pensi che riuscirai mai a fare questo lavoro? Quando ero un po' più giovane, non tanto tempo fa, il mio lavoro dei sogni era diventare traduttrice. Ho studiato le lingue all'università perché avevo questo lavoro in mente, di poter tradurre i libri, che erano una mia grandissima passione. Con il tempo questo desiderio, diciamo, o forse questa ambizione è svanita, forse perché mi sembrava troppo difficile, mi sembrava che avrei dovuto davvero metterci tanto impegno, tanto lavoro e non solo quello, anche il fatto che in Italia devi avere delle conoscenze per entrare in un certo campo, in un certo ambito, devi conoscere le persone giuste. Io non conosco nessuno in quell'area, quindi mi sono un po' demoralizzata, diciamo. Secondo me per questo motivo ho perso l'interesse. Oggi il mio lavoro dei sogni è semplicemente fare un lavoro che mi piace, che mi interessa e che mi permette di vivere come vivo, quindi mi permette di viaggiare e di conoscere, di imparare cose nuove. Quali sono degli stereotipi tipici del tuo paese famosi in altri paesi all'estero? E sono veri? Stereotipi sugli italiani ce ne sono infiniti, abbiamo tantissimi stereotipi, siamo famosi per tantissime cose diverse all'estero. Potrei davvero stare qui a elencarli per tutto il giorno. Uno stereotipo è che siamo molto rumorosi, parliamo ad alta voce, siamo sempre allegri, siamo molto socievoli. Per me, per esempio, questo stereotipo non è vero, nel senso non è vero per me come persona,
perché non sono così estroversa, sono un po' più riservata, un po' più timida. Un altro stereotipo è che gli italiani mangiano la pasta tutti i giorni e bevono tantissimo caffè. Per me questo stereotipo è vero. Gli italiani in generale mangiano la pasta tantissimo e bevono tantissimo caffè. Un altro stereotipo può essere che gli italiani guidano come dei pazzi. Secondo me è vero, è verissimo. Quando i miei amici vengono in macchina con me sono sempre molto spaventati. Insomma, ci sono stereotipi infiniti sugli italiani. Che tipo di arte preferisci e perché? Un'altra domanda interessante. Mi piace molto la musica e mi piace molto guardare l'arte, la pittura, i disegni. Non sono per niente brava, non sono una persona artistica, però mi piace molto andare in un museo e guardare i dipinti. E la musica, sì, la musica è qualcosa che ti trasmette emozioni. Anche lì però purtroppo non sono capace, non sono brava a suonare uno strumento, a cantare. Posso ottenere il ritmo, posso riconoscere il ritmo, ma non sono brava a fare molto con la musica, oltre che ascoltarla. Segui le notizie e ti piace essere aggiornato sulle notizie più recenti? In realtà no, non seguo molto le notizie, non ascolto le notizie alla radio, non guardo il telegiornale, non leggo il giornale. Probabilmente è una cosa che dovrei fare, dovrei imparare ad essere più aggiornata o forse più interessata, ecco. Non lo sono molto. La ragione può essere che purtroppo ogni volta che si leggono o si ascoltano le notizie sono quasi sempre negative, quindi tendo a stare lontana dalle notizie negative. Pensi che la pubblicità influenzi le tue decisioni quando fai spese o compere? È una domanda molto difficile, anche questa, molto interessante. Penso di sì, penso che tutti siamo influenzati dalla pubblicità. È il lavoro della pubblicità influenzarci e convincerci a comprare qualcosa anche quando non vogliamo o non ci serve quella cosa e soprattutto anche quando non ce ne rendiamo conto. Ho letto molto, ho studiato un po' su questa psicologia della pubblicità, quindi mi piace pensare che sono un po' meno influenzabile, riesco a farmi fregare o ingannare un po' meno, però la verità è che probabilmente riescono a convincermi a comprare cose come qualsiasi altra persona. A quale età si può iniziare a bere alcol nel tuo paese? Sei d'accordo con questa età? Perché sì o perché no? In Italia si può iniziare a bere a 18 anni. Non sono sicura se con la birra puoi iniziare a bere già a 16 anni, non ne sono totalmente sicura, però alcol ufficialmente è da 18 anni. Penso sia un'età normale per iniziare a bere, nel senso che molti paesi hanno questo limite dei 18 anni, quindi non sono in disaccordo con questo limite di età, mi sembra abbastanza accettabile. Poi la realtà è che molte persone iniziano a bere anche prima dei 18 anni in molti paesi, Italia compresa. Io conosco tantissimi dei miei amici che hanno iniziato a bere anche prima dei 18 anni, però, ripeto, mi sembra un'età accettabile. Per oggi direi che può bastare, queste erano solo alcune domande che potete usare come spunti di conversazione per parlare con voi stessi, o se fate una lezione volete proporli alla vostra insegnante o al vostro insegnante, è anche una buona idea, oppure potete mettervi alla prova e utilizzarli per scrivere dei brevi testi, magari potete scrivere le vostre risposte nei commenti. Spero che questo esercizio vi sia stato utile e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao!